Progetto Viaggio fa un passo nuovo. Si chiama Feel Italy, un canale per chi non vede, dove ogni luogo prende forma attraverso le parole. Non immagini, parole che accompagnano l'immaginazione passo dopo passo, con la cura di chi sa che anche chi non vede merita di conoscere questi posti. Non possiamo farlo senza di te. Condividi con chi ne ha bisogno. Un like ci porta fino a loro. Grazie. La maggior parte dei turisti che arriva al lago di Garda fa sempre la stessa cosa. Prende la macchina, si sposta da un paese all'altro sulla statale gardesana, cerca parcheggio, rimane imbottigliato nel traffico estivo che in agosto trasforma la strada statale 45 bis in un parcheggio a cielo aperto. Funziona, ma è esattamente il modo sbagliato di stare su un lago grande come il Garda. Il lago di Garda ha un sistema di trasporto pubblico sull'acqua tra i più estesi d'Italia, decine di imbarcazioni tra battelli, traghetti, aliscafi e catamarani che collegano sponde, paesi e porti dal basso lago fino a riva del Garda. Il servizio è gestito dalla Navigazione Laghi, fa capo al Ministero dei Trasporti e vanta una tradizione di navigazione pubblica che risale ai primi decenni dell'Ottocento. Per quasi tutti i turisti che arrivano qui è completamente invisibile, non perché sia nascosto, ma perché nessuno lo spiega mai davvero. In questo video ti diciamo come funziona, che tipi di servizio esistono, quanto costa, cosa conviene comprare, come funzionano i traghetti per le auto e cosa cambia tra estate e inverno. Alla fine avrai in mano tutto quello che ti serve per muoverti sul lago senza dipendere dalla macchina. Prima di iniziare, siccome questo video è pieno di informazioni pratiche, abbiamo preparato delle schede riassuntive che compariranno durante il video. Metti in pausa quando vuoi e fai uno screenshot. Avrai tutto salvato senza prendere appunti. Il primo concetto da capire è che il lago di Garda è un lago enorme. Con circa 370 km² di superficie, è il lago più grande d'Italia, lungo circa 52 km e largo fino a 17. Non ha un sistema a zone semplice come altri laghi. Le tariffe si calcolano in base alla tratta effettiva, alla distanza percorsa e al tipo di imbarcazione scelta. Il lago tocca 3 regioni diverse: la sponda bresciana a ovest in Lombardia, quella veronese a est in Veneto e la parte nord, Riva del Garda e Torbole, in Trentino. Questo significa che i servizi devono servire realtà molto diverse tra loro, con intensità di traffico completamente diverse a seconda della stagione. Il gestore unico è la Gestione Governativa Navigazione Laghi, gli stessi che gestiscono il Lago Maggiore e il Lago di Como. Il sito di riferimento per orari, tariffe aggiornate e acquisto biglietti online è navigazionelaghi.it. Il numero verde gratuito è 800 55 1801. Per comunicazioni scritte, infogarda@navigazionelaghi.it. Sul lago di Garda non esiste un servizio solo. Esistono 3 categorie molto diverse tra loro e confonderle è il primo errore da evitare. Il servizio battello è il servizio pubblico di linea ordinario. I battelli sono le imbarcazioni classiche che fermano a tutti gli scali lungo il percorso, a velocità normale. È il servizio più diffuso, quello su cui valgono tutte le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, è quello che puoi prendere con qualsiasi biglietto standard. Il servizio rapido, indicato negli orari con la sigla SR, è effettuato con aliscafi e catamarani veloci che collegano le località principali del lago, saltando gli scali minori e navigando a velocità superiore. È più veloce, ma richiede obbligatoriamente il pagamento di un supplemento aggiuntivo rispetto al biglietto ordinario. Le riduzioni tariffarie non si applicano al supplemento rapido, si paga sempre a tariffa intera. Fanno eccezione le carte di libera circolazione per l'intera rete, che già includono l'accesso ai servizi rapidi senza supplemento aggiuntivo. Il servizio traghetto per auto è il servizio completamente separato che permette di trasportare veicoli attraverso il lago. È attivo su 2 tratte, Toscolano Maderno, Torri del Benaco, che collega la sponda bresciana a quella veronese attraversando il lago nella sua parte centrale, e Malcesine, Limone sul Garda, collegamento traghetto stagionale da verificare ogni anno negli orari ufficiali,
nel tratto nord. Questo servizio ha tariffe proprie, orari propri e funziona in modo autonomo rispetto ai battelli passeggeri. Ne parliamo in dettaglio più avanti. Una nota per chi ama la storia della navigazione. Nella flotta del Garda navigano ancora 2 navi a ruote laterali in servizio di linea regolare, la Motonave Italia, varata nel 1909, e la Motonave Zanardelli, costruita nel 1903. Entrambe hanno conservato le ruote a pale, ma nel corso dei decenni hanno sostituito la macchina a vapore con un motore diesel. C'è però un terzo caso, unico in Italia, il piroscafo Piemonte, costruito nel 1904, che conserva ancora la macchina alternativa a vapore originale. Non fa servizio di linea, viene impiegato per crociere ed eventi speciali, ma se lo incroci sul lago è esattamente quello che sembra, un piroscafo d'epoca ancora funzionante. Vale la pena controllare il calendario delle crociere su navigazionelaghi.it. La linea principale del lago va da Desenzano del Garda all'estremo sud, fino a Riva del Garda all'estremo nord. È la tratta lunga, quella che percorre il lago per quasi tutta la sua lunghezza, con fermate intermedie nelle principali località: Sirmione, Peschiera del Garda, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Malcesinee, Limone sul Garda e Riva. In alta stagione, con battello ordinario, questa traversata completa richiede circa 3 ore e mezza. Con il servizio rapido i tempi si riducono sensibilmente. Esistono anche linee a percorrenza ridotta, il Basso Lago, che collega la zona di Desenzano e Peschiera con le località centrali fino a Gargnano, e l'Alto Lago, che serve la fascia settentrionale. In alta stagione ci sono corse frequenti su entrambe le fasce, con partenze che nelle ore centrali della giornata si susseguono ogni ora o meno. In bassa stagione e nei mesi invernali le corse si riducono significativamente e alcune tratte vengono sospese. Una cosa da sapere su Sirmione: il comune ha stabilito limitazioni alla circolazione nel centro storico che si riflettono sui servizi di navigazione. In alcune fasce orarie alcune corse non fermano allo scalo centrale ma utilizzano approdi alternativi. Prima di organizzare una visita a Sirmione in battello, conviene controllare gli orari specifici sul sito ufficiale. A differenza di alcuni altri laghi italiani, il lago di Garda non ha un sistema a zone numerato, con un prezzo fisso per ogni zona. Le tariffe si calcolano sulla tratta effettiva percorsa e cambiano a seconda delle fermate di partenza e arrivo. Le tariffe partono da 1,50 € per le tratte più brevi e aumentano in base alla distanza. Per una traversata completa da Desenzano a Riva del Garda, i prezzi salgono considerevolmente. Per capire esattamente quanto costa il tratto che ti interessa, il modo più rapido è usare il calcolatore sul sito navigazionelaghi.it, dove inserisci porto di partenza e porto di arrivo e ottieni subito la tariffa. Le tariffe vengono aggiornate periodicamente. Verifica sempre il sito ufficiale prima della partenza per avere i prezzi più recenti. I prezzi indicati sono aggiornati a maggio 2026 e possono subire lievi variazioni stagionali o operative. Prima della partenza verifica sempre il tariffario ufficiale. Una cosa importante: se acquisti il biglietto a bordo di una nave che parte da uno scalo dotato di biglietteria, si applica una sovrattassa fissa di €1 a passeggero. Per evitarla, compra il biglietto in biglietteria prima di salire, oppure online. Agli scali sprovvisti di biglietteria, oppure quando la biglietteria è chiusa, l'acquisto a bordo avviene senza sovrattassa. Per i viaggiatori con disabilità, l'acquisto a bordo è sempre senza sovrattassa, indipendentemente dallo scalo. Se prevedi di usare il battello più volte nella stessa giornata, la scelta giusta è la carta di libera circolazione. Si tratta di un biglietto giornaliero che permette corse illimitate senza limiti di fermate o di percorrenza,
per l'intera giornata. Esistono 3 versioni, con prezzi e coperture diverse. La carta intera rete copre tutto il lago, compresi i servizi rapidi. Non è necessario il supplemento servizio rapido. È il biglietto più completo e più caro, con un costo di 39,50 € per adulto. Se fai più corse distribuite su tutta la lunghezza del lago, si ammortizza rapidamente. La carta Bassolago copre la zona tra Desenzano o Peschiera e Gargnano, incluso il traghetto per quella zona. Costa 27 € per adulto. È la scelta giusta per chi si muove nella parte meridionale e centrale del lago. La carta Alto Lago copre la fascia settentrionale tra Riva del Garda e Gargnano o Brenzone. Costa 27 € per adulto, ideale per chi alloggia nel tratto nord e vuole muoversi liberamente tra Riva, Limone e i paesi circostanti. Esistono anche carte per zone più piccole, nord, centro, ovest, est, al costo di 23,50 € per adulto, adatte a chi si muove in un'area limitata del lago. Per le famiglie c'è un'agevolazione importante. Acquistando 2 carte di libera circolazione giornaliere a tariffa intera, i bambini da 4 a 12 anni non compiuti viaggiano gratis, fino a un massimo di 2 bambini per nucleo familiare. Vale solo se tutti viaggiano insieme. I ragazzi sotto i 4 anni viaggiano sempre gratis, a condizione che non occupino un posto a sedere e siano accompagnati da un adulto. Sulla maggior parte delle navi in servizio è disponibile Navitap, un sistema di pagamento contactless con carta di credito, debito o smartphone. Con Navitap puoi viaggiare usando direttamente carta contactless o smartphone, senza acquistare il biglietto in biglietteria. Navitap permette anche il pagamento multiplo. Entro 60 secondi dal primo tap puoi effettuare altri tap per pagare fino a 5 passeggeri con una sola carta. Tutti devono viaggiare insieme e scendere allo stesso scalo. Attenzione! Navitap non funziona sui servizi rapidi e non è utilizzabile per viaggi con animali, bagagli o veicoli al seguito. In questi casi bisogna acquistare il biglietto tradizionale. Le biglietterie fisiche della navigazione laghi sono distribuite sulle sponde del lago nei principali scali. Ci sono anche rivenditori autorizzati per gli scali minori, l'ufficio viaggi Molinari a Gardone Riviera, l'edicola Bertuzzi a Brenzone, il bar al Pescador a Moniga del Garda. Agli scali senza biglietteria si acquista direttamente a bordo senza sovrattassa. Online su navigazionelaghi.it si possono acquistare biglietti per i principali servizi di linea. Non tutti i servizi rapidi sono acquistabili online. Verifica la disponibilità direttamente sul sito ufficiale. I biglietti online sono validi solo per il giorno selezionato al momento dell'acquisto. I biglietti emessi in biglietteria sono validi per il solo giorno di emissione, oppure per il giorno seguente, solo su specifica richiesta al momento dell'acquisto. Una raccomandazione pratica. In estate, specialmente in luglio e agosto, presentati alla biglietteria almeno 20 minuti prima della partenza. Nei weekend e nei festivi le code possono essere consistenti. Il traghetto auto è il servizio che fa la differenza per chi vuole attraversare il lago con la macchina senza fare il giro e risparmiare anche 1 ora e mezza di strada. Toscolano Maderno, Torri del Benaco è la tratta più utilizzata. Attraversa il lago nella sua parte centrale, collegando la sponda bresciana a quella veronese in circa 35 minuti. In estate le corse sono molto frequenti, spesso ogni 20-30 minuti nelle ore centrali. Il passeggero senza veicolo paga circa 6,50 € solo andata. Per le auto, le tariffe variano in base alla lunghezza del veicolo. Per informazioni precise sulle tariffe autoveicoli, consulta la sezione traghetti sul sito navigazionelaghi.it. Malcesine, Limone sul Garda è un collegamento traghetto stagionale da verificare sempre negli orari ufficiali dell'anno in corso, disponibili sul sito navigazionelaghi.it. L'operatività e i veicoli ammessi possono cambiare da una stagione all'altra. Per entrambe le tratte, presentati con anticipo rispetto all'orario di partenza. In estate, 20 minuti sono il minimo.
Se il traghetto è pieno, devi aspettare la corsa successiva. Nei ponti festivi e nei weekend di agosto, le code alle biglietterie dei traghetti possono essere lunghe. Una distinzione importante per chi viaggia in bici. Sulle motonavi traghetto, le biciclette con motore ausiliario, i ciclomotori fino a 49 cm3 e i tricicli motorizzati non sono considerati bagagli, ma veicoli, e vengono tassati come tali. Le bici senza motore sono bagagli al seguito. Biciclette sui battelli ordinari. Le bici sono generalmente ammesse a bordo compatibilmente con i posti disponibili. Alcune corse hanno capacità limitata per le bici. Nelle corse con limitazione, l'orario riporta una segnalazione specifica. Le biciclette non sono invece ammesse sui servizi rapidi, aliscafi e catamarani, per ragioni di spazio e sicurezza. Per le corse a capienza limitata è consigliabile informarsi in anticipo in biglietteria. Cani. Sono ammessi a bordo di tutte le imbarcazioni, sotto la responsabilità del proprietario, con guinzaglio e museruola, oppure in trasportino chiuso. Il comandante può richiedere la museruola anche in assenza di obbligo se lo ritiene necessario. I cani guida per non vedenti viaggiano gratuitamente e senza limitazioni su tutti i servizi. Anziani. I cittadini sopra i 65 anni hanno diritto a tariffe ridotte dal lunedì al venerdì, sabato e festivi esclusi. La riduzione si applica sui biglietti di corsa semplice e andata e ritorno per i battelli ordinari. I viaggiatori con invalidità certificata tra il 70% e il 100% hanno tariffe ridotte. Se il passeggero disabile necessita di un accompagnatore, questo viaggia gratuitamente. L'acquisto del biglietto a bordo per i viaggiatori disabili non prevede sovrattassa, indipendentemente dallo scalo. Il lago di Garda ha 3 principali periodi di esercizio nel corso dell'anno e le differenze tra un periodo e l'altro sono significative. Orario invernale. Da novembre a fine marzo il servizio si riduce drasticamente. Molte corse sono sospese, alcune tratte vengono eliminate completamente e il servizio è pensato principalmente per i residenti. Le corse di connessione tra le sponde e le linee rapide sono molto ridotte. Orario primaverile. Dal 1 aprile al 15 maggio le corse aumentano, le principali linee riprendono servizio e il traghetto Maderno-Tori torna a pieno regime. È un periodo intermedio, non ancora l'intensità estiva, ma già un servizio utile per i turisti che viaggiano in bassa stagione. Orario estivo, dal 16 maggio al 4 ottobre. È il servizio completo, con tutte le linee attive, i servizi rapidi a piena operatività, frequenze elevate e corse fino alle ore serali. Per qualsiasi periodo, l'orario in vigore è sempre scaricabile dal sito ufficiale. Conviene salvarlo sul telefono prima di partire, perché in alcune zone del lago il segnale può essere instabile. Una cosa importante: in caso di maltempo intenso, nebbia fitta, burrasca, forti venti, le corse possono essere sospese parzialmente o completamente a giudizio dei comandanti. Per quanto riguarda i rimborsi in caso di sospensione per condizioni meteorologiche, le condizioni dipendono dal tipo di biglietto e dal regolamento in vigore. Verifica sempre le condizioni aggiornate sul sito navigazionelaghi.it. Arrivare senza macchina, integrazione con i treni. La navigazione Laghi ha un accordo con Trenor per i biglietti combinati treno più battello. Il sistema permette di acquistare, in un'unica transazione, il biglietto ferroviario e quello del battello per le principali destinazioni gardesane. Desenzano del Garda è la porta d'accesso principale per chi arriva in treno. È sulla linea ferroviaria Milano-Venezia, una delle più frequentate d'Italia, con treni ogni ora o meno. Dalla stazione di Desenzano al Pontile dei Battelli ci sono pochi minuti a piedi. Da Milano il viaggio in treno dura circa un'ora. Peschiera del Garda è raggiungibile anch'essa dalla linea Milano-Venezia ed è il punto di accesso alla sponda veronese. Da Verona il collegamento è ancora più rapido, meno di 20 minuti in treno. Per chi viene da Brescia, sia Desenzano che Sirmione,
quest'ultima raggiungibile con il bus dalla stazione di Desenzano, sono le destinazioni più comode. Il servizio di navigazione del lago di Garda è ampio, ben organizzato e sorprendentemente conveniente per quello che offre. Le scelte giuste da fare sono queste. Se fai 1 o 2 corse nella giornata, il biglietto singolo è sufficiente. Ricorda la soprattassa di €1 se compri a bordo da uno scalo con biglietteria. Compra prima. Se passi una giornata intera a muoverti sul lago, la carta di libera circolazione è quasi sempre la scelta più conveniente. Calcola quale zona ti serve, intera rete, basso lago o alto lago, e compra quella. Se vuoi attraversare il lago con la macchina senza fare il giro, il traghetto Maderno-Torri è la soluzione, arriva con anticipo, soprattutto in estate. Se hai una famiglia con bambini sotto i 12 anni, l'acquisto di 2 carte giornaliere adulto ti dà la gratuità per i bambini, non dimenticarlo. Se vuoi la massima comodità senza pensare ai biglietti, usa Navitap con carta contactless o smartphone. Niente biglietteria, sali e parti. Porta sempre con te un pagamento alternativo perché non tutti i rivenditori accettano carta. Arriva in anticipo alla biglietteria, specialmente nei mesi di luglio e agosto. E controlla sempre gli orari aggiornati su navigazionelaghi.it prima di partire. Sul lago le condizioni cambiano e gli orari si aggiornano. Sul Garda la strada ti porta nei paesi. L'acqua ti fa capire il lago. Se sei arrivato fino a qui, sei esattamente il tipo di persona per cui facciamo questi video. Fare contenuti come questo richiede tempo, ricerca, viaggi, verifiche. E la cosa più semplice che puoi fare per dirci che ne vale la pena è lasciare un like. Non costa nulla, non richiede un secondo di riflessione e per noi fa una differenza reale. Se invece vuoi incoraggiarci a continuare a costruire questo progetto e a raccontare altri luoghi con la stessa cura, iscriviti al canale Feel Italy. È gratuito. Un gesto piccolo che, moltiplicato, cambia le cose concretamente. Stiamo lavorando per raggiungere i 10.000 iscritti, un traguardo che su YouTube sblocca strumenti che vogliamo usare per supportare iniziative benefiche legate al territorio italiano. Ogni iscrizione ci avvicina. Iscriviti anche a Progetto Viaggio, se non l'hai ancora fatto. I 2 canali raccontano l'Italia da angolazioni diverse e insieme danno un quadro più completo. Grazie per essere rimasto. Ci vediamo al prossimo viaggio.